Volumi unici Boys Love che consiglio. Oggi parliamo di storie molto belle che contengono anche temi interessanti, ma restate con me per scoprirli tutti. Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Oggi ci tengo a consigliarvi 3 volumi unici, quindi storie complete, non impegnative, ma comunque molto interessanti e coinvolgenti. Se già leggete BL, questi non possono mancare, quindi mi raccomando, alla fine del video fatemi sapere se già li conoscete e quali sono i vostri consigli di lettura. Ma partiamo subito con il primo e si tratta di Liquor and Cigarettes. Il protagonista è Teo, un ragazzo che gestisce un negozio di liquori lasciatogli dai genitori, e proprio davanti al suo negozio c'è quello di Camilo, il suo amico d'infanzia che vende invece sigarette. A Teo sono sempre piaciute le ragazze, ma ormai si è accorto che il suo amico Camilo sembra provare qualcosa per lui e questa consapevolezza inizia lentamente a cambiare il modo in cui lui vede l'amico. È proprio Camilo ad accorgersene, infatti Teo adesso lo guarda in modo diverso. Che stia iniziando a ricambiare i suoi sentimenti? Nel paese in cui vivono sta per aver luogo una festa della vendemmia e Teo sarà costretto a prendere parte a una gara di degustazione di alcolici. Il problema è che non regge l'alcol anche se gestisce un negozio di liquori. Teo non accetta questo suo lato di sé, lo nasconde persino agli amici e infatti tutto il volume gira un po' intorno a questo tema del riuscire ad accettarsi. Soltanto Camilo è a conoscenza di questo suo lato e si offrirà di aiutarlo a mettere alla prova il suo corpo ogni sera per riuscire ad aumentare la sua tolleranza all'alcol. Contemporaneamente propone a Teo di provare a frequentarlo, così da vedere se effettivamente sarebbe in grado o meno di uscire con un ragazzo. Si tratta di un volume molto fisico, ma anche molto riflessivo perché seguiamo Teo che rimugina su quello che prova per Camilo, se sia giusto o meno frequentarlo quando non è sicuro di ciò che prova, ma vediamo anche il punto di vista di Camilo che si fa domande allo stesso modo. E appunto c'è questo tema dell'accettarsi che sì riguarda la questione del non reggere l'alcol, ma ritorna anche quando si parla della loro relazione. E man mano che proseguiamo con la lettura, vedendo Teo che si lascia mettere alle strette da Camilo e i suoi sentimenti che si rivelano sempre di più, scopriamo anche quanto Camilo tenga a lui. Si tratta di una lettura bellissima che ci tenevo particolarmente a consigliarvi. E il secondo volume di oggi è Neon Sign Amber. Ve ne ho parlato all'uscita, ma non se ne parla mai abbastanza. È la storia di Ogata, un ragazzo inespressivo che lavora in questo bar discoteca. La sua particolarità è proprio quella di non riuscire a far trasparire le proprie emozioni con le espressioni del viso. Per questo dà l'impressione sbagliata e molte sue relazioni vengono rovinate. E poi abbiamo Saya, un ragazzo completamente diverso da lui che è un cliente fisso della discoteca. Ogni sera ci prova con una ragazza diversa, ma presto scopriamo che non riesce a portarne a casa nessuna. Una mattina Ogata trova Saya ubriaco e abbandonato per strada sotto il sole, perciò decide di aiutarlo. Prima erano praticamente degli estranei e da questo momento si avvicinano, ma il vero punto di svolta sarà quando Saya perde la chiave del suo armadietto in discoteca. Ogata decide di aiutarlo, di aprire il suo armadietto, cosa che deve fare per soldi, ma diciamo che glieli anticipa, e in cambio di questo prestito Saya decide di ripagarlo in colazioni. Infatti la famiglia di Saya gestisce un ristorante che Saya aprirà apposta per Ogata al mattino per preparargli da mangiare lui stesso. Una particolarità di Saya è che riesce a capire lo stato d'animo di Ogata dalle sue microespressioni che nessun altro riusciva a cogliere. Inoltre tra i due l'attrazione è palese. Ma se da una parte pare che Saya non si faccia problemi a riguardo, a Ogata sono sempre piaciute solo le ragazze e, malgrado il sentimento che cresce, questo sarà un ostacolo. Molto spesso nei BL questo non è un problema, nel senso che anche se al ragazzo di turno sono sempre piaciute solo le ragazze, non ha assolutamente difficoltà a stare con un ragazzo. Invece qui si affronta questo tema, se vogliamo, nel senso che effettivamente vediamo la difficoltà con cui si deve scontrare Ogata e di cui si accorge anche Saya. Quindi in quest'opera la questione ci viene mostrata in modo molto più realistico. Quindi io la trovo una storia meravigliosa sia perché affronta questa tematica, ma anche per tutto il resto. E siamo giunti al terzo consiglio di lettura, Golden Sparkle.
Il protagonista è Imari, un ragazzo che sta per iniziare a frequentare il primo anno di superiori e ha scelto una scuola maschile per un motivo ben preciso: non va d'accordo con le ragazze e quindi non vuole proprio averci a che fare. Inoltre scopriamo che è un ragazzo estremamente innocente, che ha zero conoscenza in ambito di rapporti e anche per quanto riguarda il proprio corpo. Questo viene spiegato con il fatto che vive con sua madre e sua sorella, non ha mai avuto amiche femmine e per tenere alla larga loro ha finito per allontanare anche i possibili amici maschi. A scuola conosce Gaku, il ragazzo che siede al banco di fronte al suo, e i due fanno subito amicizia. Quando poi Gaku scopre di questa sua situazione, si propone di aiutarlo a soddisfare i propri bisogni fisici. E il perché della sua proposta si scopre nel corso della lettura. In ogni caso Imari accetta e tra loro si crea un rapporto che difficilmente riusciranno a definire, che il protagonista porta avanti con estrema innocenza, ma che farà rendere conto entrambi del fatto che non si considerano più dei semplici amici. Il personaggio di Imari è molto inverosimile proprio per questa sua innocenza, che però viene giustificata nel modo migliore possibile, quindi vabbè, nella lettura non ti fai più di tante domande. Inoltre è anche abbastanza tonto per quanto riguarda l'amore, quindi la strada per la consapevolezza dei propri sentimenti procede per gradi. Comunque anche Gaku ha dei trascorsi dolorosi legati alla scuola che scopriamo all'incirca a metà lettura e quindi ci danno un'idea di cosa ha passato e a quale cambiamento è andato incontro nel momento in cui inizia le scuole superiori e conosce Imari. Il volume inoltre ci parla, anche se molto brevemente, della paura del giudizio altrui che provano entrambi i ragazzi, anche se in modo differente. Io penso che un manga non deve avere per forza dei temi profondi per essere una lettura godibile, ma se li ha tanto meglio. Soprattutto se si tratta di boys love, quel genere ancora mal visto. Oppure per quanto riguarda chi già li legge, beh, sappiamo che spesso queste opere ricadono in cliché che in certi casi sono anche un po' di cattivo gusto. Di conseguenza, quando un'opera riesce ad essere carina, coinvolgente come storia, ma ad avere anche qualche tema interessante, bisogna parlarne. Ma sono volumi che consiglierei a chi non ha mai letto Boys Love? Sì e no. Io consiglio sempre un approccio molto più soft, andando per gradi. Sono tutti e tre volumi espliciti. Se siete consapevoli di questo e volete comunque provare, buttatevi, perché no? Magari farò un altro video sui miei consigli BL più soft per iniziare, fatemi sapere se vi può interessare come argomento. In ogni caso queste sono storie coinvolgenti con questi temi interessanti di fondo, anche se non vengono sviscerati al massimo, il focus resta comunque sulla coppia, quindi se non li conoscevate ma già leggete BL oppure non li avete mai letti, io sono comunque speranzosa di avervi incuriositi. Se invece li conoscevate già, fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ricordo che vi aspetto nei commenti per sentire i vostri consigli di lettura per quanto riguarda i volumi unici BL e vi invito a lasciare like se il video vi è piaciuto, così porterò altri contenuti simili. Vi invito a condividere il video per far conoscere queste tre opere ai vostri amici e iscrivervi, che siete i benvenuti su Fiore di Ciliegio. Io vi saluto e se vi va mi trovate sempre qui con il prossimo video.